Quando io ti metto la mano sotto la porta, se è pelosa, non mi apri. Se no dice aprimi. Queste paure a tempo suo, ma a me del Novecento, non è che, capito? L'Africhina a quei tempi, che le paure esistevano, le streghe, il Mannaro. Di gente che vedeva lì al cimitero, si raccontava pure, vedevano delle figure dei morti nella via del cimitero. Delle streghe, mamma qua su casa mette le brusette cima alla finestra perché delle streghe. Io la chiesa perché te una stola sulla robetta la mette sotto alla culla, perché gli frigini non mi cresceva perché si gli streghe. Però si diceva che se vedevi il lupo manato lo dovevi bucare e fargli fare sangue. Poi dopo non ti poteva vedere più lui. Dopo ti odiava a morte, capite? Mentre stava camminando con i cavalli, perché una volta si con i cavalli non gestia altro che la carrozza di dietro, non c'erano le macchine. E allora, mentre camminava, questo cavallo si inginocchiava. Ma allora più lo frustava, più se ne stava giù. In un momento vedo una cosa là, una parte, vedo un bambino pari fasciato, dice che tu sarà, il bambino dice che tu sarà lasciato qua. E allora l'ho preso e sono messo sotto, c'aveva le mandelle, sono messo sotto il braccia. Dice, domattina vado dai carabinieri e lo accuso perché dice che in cima al ciglio della strada ci stava questo bambino. Mentre questo frugino lo teneva sotto le braccia, come si sente una pesantezza, il cavallo non gliela faceva più. Se il bionco ginocchiava il cavallo, dai, dice, ma com'è? Questo dice, il cavallo cammina bene, non poteva fare più un passo. È frustrato, niente. Allora dice, che sarà? Come dentro il fosso si andava a fare, figli! Allora, figlia, allora gli fece lo frugino sotto, gli parlò, disse lasciami che mi chiama babbo. Mentre stavo sotto a quella va a scoprire perché una barba lunga così, era un figlio del diavolo. Chiappa lo scarduazzo dello boom, lo vendo io verso lo fuoco, che non sapeva io che ci sta lo buttò io, fece un lampo di fuoco. Quello si è addebbolito sopra il cavallo, sopra la carrozza si addebbolò, no? La paura. E il cavallo rizzicò la strada e arrivò alla casa. Quando arrivò alla casa dice che la moglie dice che si andò il cavallo a rimanere, qui stiamo morti sopra, che è successo? Guarda, mi è successo così. Questo non lo so se è vero, però è raccontato dai nonni una volta.
La gente gli diceva, guarda che se là ci sta le streghe, allora quello dice, ma dai, le streghe, non ci credeva. Per strada pigliò le botte e non sapeva dove ne veniva. Arrivava le sberle, non sapeva dove arrivava. Ti metti incenerite e senti che mangia pure. Ma mi dà fastidio. E tu appicci la luce e non vedevo cosa. Una volta stava una signora e mi disse mi fa abbracciare lo frighi. Allora io non li faccio abbracciare perché la gente mi dice, questa dice la notte va che li sdreghi. Dice le sdreghe, dice io dico che avevo paura perché li sdreghe. Allora dice dai fammelo pigliare, poi mi viene in mente perché mamma mi era detto quando tu dici che se lo vuoi abbracciare tu fagli un bracciare perché allora non te lo tocca perché se tu non te lo fai abbracciare tu lo porta via, te lo tocca. Invece se tu non te lo fai abbracciare dice te lo tocca, se no faglielo toccare dice che è meglio. Allora va bene, allora venne su un bracciolo perché gli facevo la maestra, come lo do a posto. Ti vedo una cosa in mezzo alla strada, andare non sapendo, chiappa, se ritorna. A Piazza Maria? No, era mezz'ora l'una e due, mezz'ora all'ora. Allora dice, mo vai io ho passato, e qua su Vannuoli. Ah, qua su Vannuoli? Vannuoli, quando fu io che li cerco, un'altra cosa. E dice, dove vai mo? A gira. Arriva la strada che è stata qua su, fece. A Roi Paiano? Qua su Chiste, dove sta la ferrovia, che c'è sta il passaggio a livello. Ha detto, mica ci stia più, e quindi dopo vedi sempre ombre, perché questa arvende morta. La sera che mangiate a chiappa la paura. Perché... Quando fu io a cantare rock, arvede un'altra cosa. Allora, dove vai? Non potevo ridere a rete. Chiudo gli occhi e passò, ma arrivai a casa era morto. Nessuno solo si trovava. Era mezz'ora dopo mezzanotte. E la sera, stuccato, invece di attraversare, dopo lui se ne ritornava, lo accompagnava a casa, mio padre gli dava un pezzettino di pane e a casa se ne ritornava. E la sera passa, baiava e non attraversava l'acqua. Si spostava più giù, baiava e non attraversava l'acqua. E dire disse mio padre, un cane è passato ma io non passo. Ritornò indietro e fece la strada lunga, capito? Sempre ombra, e tu una volta che ti facevano conoscere, ti sia paura. Allora una sera si era fatto con la cucciola, io arrivo a casa, un momento vai a guardare da una parte e mi vedi una femmina. No? Questa femmina cammina per là, un momento non la vedi, poi un momento la vedi. Una paura. Allora io bietto a correre. Io non ci voglio guardare, però come guardi, avevo camminato, non conosciuto un po' chiaro, però non ho potuto capire se era veramente una femmina, per me era la paura. Non so, il babbo ci ha raccontato tutte queste cose, le guanare, noi stavamo con la bocca aperta, alla sera quando lo fuoco. Ascolta quelli che si metti a raccontare tutte queste cose, di paura, di streghe, di quello e quell'altro. Raccontava se stava in famiglia, per esempio, che stava la maggior parte d'inverno perché la legna non stava poca. Beh, tutte cose che fatti impaurire, non so. Prima si andava tutti a piedi, no? Non ci stava le macchine, ma non si vede niente. Cammini tutte in macchina, tutte illuminate. E me che quando sti streghe? Per esempio i ragazzi allora, insomma, là non si deve andare perché esce la paura, dove questo, dove questo. Perché si trova l'acqua, se vuole parare, dice che aveva bisogno dell'acqua che gli si sfiamma, gli aveva quelle calorie che gli piglia. È una malattia.
Sì, c'è una malattia. È una Sì, malattia. uno dice che non si trova più. Dice, mette la sdraio, se vede la forca scappa. Dice, la strada San Defizio si vede la paura. Di paura non compare più, non compare più. Io con un ponte, che tiene una rappatella, una petcarola, un caccellino innanzi, poi così, poi cogliere questo caccetto e non via cosa. Lo accompagnai per lungo tempo, era una figura che gli compariva, però era un'ombra, capito? Allora mia nonna, perché la cesta in destra, dice come guarda un po', c'è stato un maialita, che se ne è uscito questo maialita. Guarda che io non vedo questo maialita. Ma come non vedi che non mi fa passare davanti ai piedi? Se l'avrei il maiale che l'hanno veduto, capito? Ma poi cominciò a impressionare, ma che c'è sta qua? Come fate a vedere il maiale che non lo vedi, capito? E allora hanno cacciato questi panni dentro la statina con sta lesciva che diceva che la si incamminò e sto maialino avanti fino a giù la croce, poi la veniva più. Che un danzicato, di notte verso l'una alle 2 dopo mezzanotte. Io arrivato dice e gli riesco a pigliare a bere l'acqua così. Io che gestione la stessa d'uva, io di corsa per pigliare quest'acqua su dentro, che un momento un picciò mi vola verso il cimitero. Ma non mi impaurite perché io non pensavo. Allora sono su dentro, vado dove da mia mamma sveglia e dice, ma così, non posso. Dico, ma può essere che a quest'ora non posso vola? Se non mi sembra strano che non posso, a ridotto dopo mezzanotte posso volare. Ti sentivo come un peso qua sopra lo stomaco, no? Un peso proprio che non gliela faceva respirare. Allora che mangiavamo a urlare, a piangere, io, Betta, che mangiavamo a piangere così. E allora insomma via così da respirare forte e ti liberavi, sì e via, non lo so quello che era, che non era, però dici la pandafca, questa è la pandafca. Ma quello che era. Sento pure scappare quando. Vabbè, ma che l'epoca? Io non so mai, mi sono impaurita, guarda, tante volte, tuttora dormo sempre girata di fianco, supina, guarda, tengo il terrore di dormire supina. Lo sposo tenne la sposa e gli dice la gente che stai a sdraia la sera. Allora gli dice, tu quando fai la sdraia, mettici sull'incrocio della strada, mettici una freccina. Allora dice, che quella dice andagli metti la freccina quando passa l'occhio, ci voglio un becco a te, ci voglio un becco a te. Allora dice che ha messo questa freccina, allora dice che passò questa, allora gli disse per te la forca. Allora si può avere. Allora dice che era Rita, la femmina, quando arrivò per la sera, tutta sudata come era camminata, tutta sudata, dice, dove è stata tutta sudata? Dice, sono sentito i canni. Invece dice che era corruta perché era vista la forca che scappò, perché dice che quando la strega vede la forca, se maurisce e non ci passa io, capito? Allora scappò, si ritornò, quando arrivò alla casa dice che era tutta un posto, gli domandò, dice, dove è stata tutta sudata? Dice, so corsa per venire, so corsa, ma mi raccontò che era visto quelli occhi. La notte mi facevo un sogno, sto in cima a una montagna, non strapiombo. E niente Dio. Mentre andavo giù, mi comparve una persona vestita di nero, mi prese e mi ha portato su cima. La mattina prima di faticare, ho detto, ma così. Mi ha detto, sta attento figlio.
Quando fu di fronte al Palazzo di Giustizia, mi ricordo dopo mi venne all'ospedale con 1100 blé, quelli di fuoco, che c'aveva una cosa della stoffa, e fare rifornimenti là, l'angolo, ancora ci stavano i rifornimenti. Oh, io ci sbatto con la motocicletta, mettevo la strada io con la motocicletta, la motocicletta era una pizza. Io facevo un salto sopra la macchina e la caschetta da parte di là, e ho visto l'angolo proprio del muro, insomma, io non mi feci nemmeno un graffio. Mentre arrivo io, questo, come vedo uno sulla, questa è la forma, l'acqua, e ci sta fuori, l'acqua, e da su ci sta di terra. Come vedo uno che cammina dritto, io sotto un follo di vigno, dice che sarà quello? Quello che ci sta con da lì, dice sarà quello, va a guardare la uva, dice, era mattina presto, verso qua. Al momento questo cammina piano piano perché dice tanto è la luna. Un momento abbiamo camminato i piedi. Allora disse, oh, questo mi fa impaurire, dice. Dice, mi fa impaurire a me, dice, mo cammina chi i piedi, mo cammina dritto, mo cammina chi i piedi. Perché quelli cercano l'acqua, hai capito? In un momento dice, questo manca ancora era impaurita. In un momento quando arriva yoga, la forma yoga, sì, quella che ci sta, se vende io dentro, qui faccio un mulio dentro, vedo che gli era uscito tutte pile, gli occhi tutte pelose. Allora quello, babbo, buon'alma, dite che li ama, sangue, non sapendo dove mettere i piedi. Qua la paura, gli arrivò vicino e lo portò dalla casa. Urla, pigliare lo stioppo. Ci stava un posto, un incrocio, e ci stava una croce, e lì diceva questi di prima che ci si vedeva la paura. La paura dice che ci stava un gatto o un cane, che ti compariva un cane, no? E io camminavo un po', c'avevo un po' di timore, a parte che non ho avuto mai paura di notte, capite? Però lì, a quel punto lì, che avevo sentito raccontare, mi facevo un po' di soggezione, come vogliamo dire. A tempo di prima, diceva che non tenia i quadrini, no? Non c'aveva i quadrini, e non so che tenia i denti. Allora forse gli dice su quali quadrini viene a tale posto. Che sta io? Io gli disse viene a tale posto e gli procuro. Era quella si portava il frighi. Era un diavolo. Si portava sto frighi. Questo lo condia io se erano usati. Si portava il frighi. Dice, ma mi porto il frighi. Il signore gli era detto su dei quadri, tale posto. Quando vede che portava il frighi, gli dà cosa e fecero un lampo di fuoco. Dice che la borsa gli era portata di soldi. Gli era portata di soldi, però c'è la creatura innocente ne può pigliare. A quei tempi, che come nel nostro tempo la gente si è fregata. E questa persona era fatta un casotto di canniola, di canne, no? E dormiva lì di notte tempo. Allora, alla notte, mentre dormiva, sentiva un fischio da lontano, tu fischi man mano, mi si avvicinava. Si avvicinò e si dormì a fianco a lui. Questo era una persona che si mette a dormire a fianco. Questo dormiva in terra, era fatto un ghiaccio, un po' di paglia, un po', capito? Era d'estate, quei giorni qua. Una volta, due, tre. Questo lo confessò allo prete. Allo prete gli disse, se si ripete tu
fai questa domanda, dice, che comandi da parte di Dio? Quando l'ultima volta si avvicinò a Iogo in quell'ufficio e si è messo a dormire vicino, quando gli fece questa domanda fece un lampo di fuoco e gli scomparve. Dalla volta non gli si presentò più. Da ballare un ragazzo e allora per strada dice che incontra questa ragazza, una ragazza che è vicino al cimitero e gli disse, no, l'incontra Yoga, la riportò, dice mo da riportì, no, questa ragazza e gli disse, quando fu io al cimitero, gli disse lasciami, dice ecco, ma sa, mo ti accompagni a casa? Dice no, lasciami ecco, gli disse. E gli era dato, gli era prestato, che era freddo, gli era prestato la giacca. Dice, ma non fa niente, quello si crede che stia vicino al cimitero di casa. Dice, domani dice, me la riporta, questa giacca. Dice, non fa niente, mo è freddo, era d'inverno. Allora, vabbè. Quando arrivò alla casa, gli disse, guarda, dice, sono riportata una ragazza, dice, sono lasciata vicino al cimitero, dice. Allora gli disse, ma chi è la ragazza? Dice, boh, dice, ma che lei è morta, dice, no? Dice, ma che lei... gli disse un nome, dice, ma che lei è morta, dice. Ah no, dice, non è morta perché la sono accompagnata io. Dice, parli dice, andai, dice, è morta. Dice, date pure la giacca, dice, mo, dice, ripassa Yoga, la giacca stava a Yoga, gliela era lasciata a Yoga per il cimitero. E è santo sti